Ciao a tutti e benvenuti in Archimedes Lab, il mio laboratorio. Prima di parlarvi del mio nuovo progetto devo assolvere ad un'operazione molto importante. Infatti, qualche giorno fa ho ricevuto questa dall'amico Andrea di White Ghost. Dentro questa busta c'era non uno, bensì due adesivi. Questo per me ovviamente, scusate, due adesivi così. Questo ovviamente per me, come sapete, è un onore, è un piacere e un onore ricevere questo tipo di attenzioni. E per questo motivo, prima di cominciare il video, è d'obbligo il rituale dell'affissione di uno di questi due adesivi al pannello degli adesivi. L'altro lo conserverò gelosamente insieme alla busta. Quindi procediamo all'operazione. Ho scelto questo. Lo mettiamo qui. Ecco qua. Ora sono contento. Grazie Andrea per il pensiero che hai avuto e come ho detto a tutti gli altri amici e come ho fatto con tutti gli altri amici, non mancherò di ricambiare. Quello che vedete qui sul tavolo lo conoscete tutti, è il modello più diffuso al mondo e più venduto di incisore laser CO2, il famoso K40. Praticamente funziona così: c'è questo tubo in vetro che genera il raggio laser, all'interno del quale c'è un'atmosfera satura di anidride carbonica, di CO2. Questo è il cuore della macchina. Io ne ho due esemplari. Questo che è il primo che è arrivato in laboratorio ormai tanto tempo fa, ed il secondo è questo che io lo uso quotidianamente per lavoro e che spesso lo vedete nei miei video. Come vedete è leggermente diverso da quello. Ed ora rispondo a qualche domanda che probabilmente vi sarete già fatti. Perché il primo l'ho messo da parte e ho utilizzato il secondo? Il motivo è semplice, perché il primo l'ho fatto fuori dopo una settimana per inesperienza. Come ho fatto a distruggerlo? Ve lo racconto più tardi. La seconda domanda è: come mai questa macchina, che costa dalle 350 alle 450 euro, è così diffusa tra i maker e tra gli hobbisti? È semplice, perché è figlia dell'economia di scala dell'Est Europa. Questa macchina costa talmente poco che se si volessero comprare all'ingrosso i singoli componenti e costruirne una, costerebbe almeno il doppio. È una macchina costruita in modo molto grossolano, tuttavia è molto venduta perché alla fine con qualche piccolo accorgimento si riesce a lavorare bene. E devo dire un'altra cosa, è precisa. Prima di andare avanti vorrei fare una considerazione importante. Io non sono sponsorizzato da alcuna azienda, per cui tutto quello che penso e tutte le mie opinioni riguardanti le attrezzature che utilizzo sono personali e scaturiscono solo ed esclusivamente dalla mia esperienza e dalle mie competenze. Come sapete, Archimedes Lab è il mio gioco preferito, ma è anche il mio lavoro. E di recente, per fortuna, sono aumentati parecchio gli ordini legati alla lavorazione al laser. Questo necessita ovviamente che io mi attrezzi di una macchina più performante. Tuttavia, acquistare un macchinario nuovo in questo momento richiederebbe una spesa che passa dai 350-400 euro di questo ai 2500 euro. Voi capite che il salto è un salto importante. Per cui ho fatto di necessità virtù. Mi sono ricordato dell'errore grossolano fatto qualche anno fa e di avere una macchina praticamente nuova a disposizione sulla quale ho deciso di fare un esperimento importante. Questo laboratorio sempre Archimede si chiama. Ho deciso quindi di realizzare in vari step un laser professionale di grande formato. Lo voglio progettare e costruire interamente io. Tuttavia, siccome la spesa sarebbe comunque importante, ho deciso di farlo per gradi, per vari step, partendo da qui e tirando fuori da questa scatoletta di tonno tutto quello che è possibile per il primo step. Ovviamente ho già smontato tutto e metterò da parte tutto quello che mi servirà per il mio progetto, che consiste in questa prima fase nell'ampliamento dell'area di lavoro del laser. Questo via, questo resta.
Ed elettronica invece resta. Fin qui niente di originale, direte voi, perché c'è stato chi ha fatto questo lavoro prima di me. La differenza sta nel fatto che io ho realizzato un kit progettato al CAD al millesimo di millimetro che è perfettamente replicabile e che io metterò a disposizione di tutti coloro che fossero interessati ad acquistarlo. L'obiettivo qual è? Quello di spendere pochi soldi e di avere una macchina che abbia un'area di lavoro praticamente 4 volte più grande di quella del K40, senza dover comprare niente che sia specifico e necessario per il funzionamento del laser, ma semplicemente modificando la struttura. Un'altra peculiarità di questo progetto, particolarmente importante e che ne fa di fatto la differenza, è che tutto il materiale recuperato dal K40 non dovrà in alcun modo essere modificato, cioè si smonta dalla macchina originaria e si rimonta esattamente com'è sulla macchina nuova, senza saldature, senza modifiche, senza tagli e chi più ne ha più ne metta. C'è solo una piccola eccezione, ma piccolissima, che vi farò vedere durante il montaggio. Avendo adottato l'hardware originale, anche il software non dovrà subire particolari modifiche, soprattutto se lo avete già installato nel computer. Semplicemente andranno cambiati i parametri dell'area di lavoro, che da 30 x 20 cm diventeranno 60 x 40 cm. Il kit comprende elementi progettati e stampati in 3D, elementi progettati e tagliati alla CNC, quelli che vedete qui sono in fibra di carbonio, ma in realtà poi nel kit definitivo probabilmente saranno in plexiglass da 6 o da 8 mm, a meno che non mi si chieda in maniera specifica di realizzarli in fibra di carbonio da 3 mm. E poi c'è tutto il resto della ferramenta e dei componenti che servono per fare funzionare. Anche alcuni distanziali calibrati li ho stampati io in 3D, ma si trovano dentro queste buste e le vedremo dopo durante il montaggio. E poi ovviamente ci sono i profili acquistati in rete. Ma passiamo al montaggio.
Bene, come potete notare, la disposizione dell'elettronica è rimasta sullo stesso schema del laser originale, e cioè il pannello di controllo e l'alimentatore si trovano sulla destra. L'unica eccezione lo fa la scheda del controller, che invece di essere da questo lato in basso a destra si trova posteriormente sempre sul lato destro. Mettere il controller qui mi ha consentito di non modificare l'impianto originale. Unica eccezione, come vi dicevo all'inizio del video, è stata quella dell'alimentazione, che non era sufficientemente lunga e quindi ho dovuto allungare i 4 cavi di una ventina di centimetri. Il motore dell'asse Y è collegato con il suo cavo originale, ed anche la piattina che permette di collegare il motore dell'asse X e i sensori di fine corsa al controller è sufficientemente lunga per consentire l'intera corsa del ponte. Verifichiamo ora i fine corsa.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine e alle considerazioni finali. Innanzitutto un suggerimento importante. Non aggiungete mai nell'acqua di raffreddamento alcun tipo di additivo. A me sono bastati 20 ml di questa per distruggere il laser in 20 millisecondi. La seconda cosa, avrete notato che io ho sostituito i pignoli nella trasmissione, nei motori e negli alberi di rinvio. Questo è un'altra cosa che non è necessario fare, anzi è un danno, perché sostituendo i pignoli mi sono accorto che questi nuovi sono mezzo millimetro più piccoli di diametro rispetto agli originali e questo mi ha causato grossi problemi di calibrazione degli assi che non è necessario affrontare mantenendo i pezzi originali. Infine, avrete notato che nel test di incisione alcune linee erano più marcate e altre un po' meno. Questo è dovuto al fatto che io ho usato il laser senza il raffreddamento e quindi dopo un po' si è surriscaldato e ha cominciato a funzionare male. L'ho potuto fare perché questo è un tubo esausto che io ho sostituito nel laser che utilizzo per lavorare e lo utilizzo solo per fare dei test. È un tubo pronto per morire praticamente. Ragazzi, voi non potete nemmeno immaginare la soddisfazione che ho provato quando ho visto questa creatura animarsi per la prima volta di vita propria. Sono partito dal disegno dei singoli componenti senza avere in laboratorio nemmeno un pezzo. Ho ridisegnato le sezioni dei profili prendendoli dai datasheet su internet e lo stesso vale per tutto il resto. L'esperienza progettuale che ho fatto è stata molto interessante e non è ancora finita, anzi è solo all'inizio. E il prossimo upgrade probabilmente sarà il piano di lavoro o il case, ditemi voi cosa volete vedere per primo. Se questo contributo è stato all'altezza delle aspettative che avete voi nei miei riguardi, non esitate a mettere un like, a iscrivervi al canale o a manifestarlo con un commento, io gradisco sempre. Se il kit vi è piaciuto, contattatemi su Instagram o su Facebook e ne potrete avere uno anche voi. Da Archimedes Lab per ora è tutto, ciao a tutti e alla prossima!